Stai pensando a come trovare un argomento di nicchia per il tuo podcast? Questo video è quello che fa per te. Uno degli elementi più complessi nella realizzazione di un podcast è la scelta dell'argomento. Di cosa parlare all'interno del tuo podcast? Certo, l'attrezzatura, l'editing sono comunque processi importanti, ma quello che viene prima di tutto, è l'argomento. Di cosa vorrai parlare nel tuo podcast? Ci sono alcuni podcaster che hanno già quest'idea perché magari lavorano in un determinato settore o hanno un interesse in quel settore e quindi hanno già quell'idea e partono e realizzano il loro podcast. Altre persone, come probabilmente te che stai guardando questo video, hai in mente l'idea di realizzare un podcast ma non sa di cosa parlare. Proviamo a scoprirlo in questi 8 consigli. Prima di iniziare però, proviamo a capire che cos'è un argomento di nicchia. Potremmo definirlo come una sorta di sottocategoria. Ad esempio, salute è la macrocategoria, mangiar sano e perdere peso potrebbe essere una sottocategoria. Oppure storia può essere una macrocategoria e storia della musica jazz può essere una sottocategoria, ovvero l'argomento di nicchia. Hai necessariamente bisogno di trovare un argomento di nicchia? In linea teorica no, ma i dati ci dimostrano che gli show troppo generici funzionano solo se fatti da persone che sono delle celebrità o che comunque hanno un grosso seguito. Ovviamente non esiste una linea guida generica per trovare il proprio argomento di nicchia. Quello che posso fare io è darti 8 consigli per provare a sviluppare il tuo metodo per cercare appunto l'argomento di nicchia. Iniziamo. In primis, quello che ti consiglio di fare è di buttar giù un elenco di tutte le cose che ti appassionano, cosa ti piace fare, cosa ti interessa realmente, quindi parliamo di hobby, passioni, interessi. Prova a buttar giù un elenco senza rifletterci troppo. In un secondo momento eliminerai tutto ciò che magari non è proprio adatto a essere raccontato attraverso un podcast. Un'altra cosa che ti consiglio di fare è quella di andare dentro gli elenchi di Google Podcast, Apple Podcast, Spotify e andare a provare a capire gli altri che cosa raccontano. Quindi quali show esistono già e quali tematiche sono già state trattate. Molto spesso le persone che iniziano a far podcast si concentrano sulla monetizzazione, cioè quindi pensano principalmente a come guadagnare attraverso il loro podcast. Sebbene questo è un elemento fondamentale per la scelta del tuo podcast, non è il principale appunto per la scelta dell'argomento di nicchia del tuo podcast. Quello che ti consiglio è di parlare di qualcosa che ti appassiona. Se parli di qualcosa che ti appassiona lo farai molto bene, le persone ti seguiranno e potrai anche monetizzare. Se invece scegli un argomento soltanto perché probabilmente può essere più utile per te per la monetizzazione, corri il serio rischio che quell'argomento non lo senti proprio tuo e quindi più vai avanti con le puntate, più questo argomento ti annoia, non lo fai con voglia e alla fine non ti riuscirà bene, quindi comunque non monetizzerai. Prova a cercare qualcosa di davvero unico, che può essere il tuo modo personale di trattare un argomento, può essere qualcosa in cui ti distingui, in cui sei particolarmente bravo, qualcosa che non è un tema già trattato dagli altri. Essere uguale agli altri non ti aiuta sicuramente perché considera che tu stai arrivando adesso nel mercato. Esistono già tantissimi altri podcast che hanno già degli ascoltatori, hanno già fidelizzato delle persone, per cui entrare in un mercato dove ci sono già degli show e raccontare le stesse cose di quegli altri podcast sicuramente non ti aiuta. Quindi parti dalle tue passioni. Che cosa ti piace fare? In cosa ti senti unico o comunque molto bravo? Parti da questo. Molto meglio partire da un argomento che conosci già bene. Questo però non vuol dire che non dovrai fare ricerche, non dovrai studiare, non dovrai approfondire. Ovviamente anche se conosci bene quell'argomento, sicuramente quell'argomento si innoverà, ci saranno delle novità, delle evoluzioni, per cui è fondamentale, qualunque argomento tu sceglierai, provare a studiare. Quindi ancora una volta scegli un argomento che non ti annoia, un argomento che ti interessa davvero approfondire, altrimenti lo farai sempre con poca voglia. Considera inoltre quanti altri podcast trattano già quell'argomento. Va bene avere un po' di concorrenza, ma entrare in un mercato già saturo, quindi trattare un argomento che già trattano tantissimi altri, magari anche molto più autorevoli di te, non ha senso. Quindi scegli un argomento che sia trattato poco
e studia gli altri che cosa fanno, come affrontano l'argomento, quanto durano le puntate, che tipo di approccio hanno, c'è una sola persona che parla o più persone, ci sono delle interviste o meno. Studia gli altri. Tieni presente però che l'argomento di nicchia che sceglierai non devi vederlo come una prigione, non devi vederlo come un limite alla tua crescita. È ovvio che col passare del tempo, mesi, anni soprattutto, quell'argomento potresti esaurirlo, per cui puoi pian piano allargarti a elementi molto legati all'argomento che hai scelto, in modo da approfondirlo maggiormente o comunque provare a fornire un punto di vista veramente molto ampio sull'argomento. Ok, quindi non considerare questa scelta come un limite, ma come una possibilità di farti conoscere, perché avrai meno competitors e tratterai un argomento non già trattato dagli altri, ma comunque l'argomento di nicchia ti permette appunto di crescere nel tempo. Una volta che avrai scelto l'argomento, confrontati con le persone a te vicine, le persone che ti vogliono bene. Prova a spiegare loro la tua idea e cerca di cogliere il loro feedback. Magari sono persone non esperte di podcast, quindi probabilmente da quel punto di vista lì, molto tecnico, non potranno aiutarti, ma potranno consigliarti se quell'argomento è già trattato, se quell'argomento può funzionare. Insomma, avere consigli dall'esterno, quindi non ragionare soltanto con la nostra testa, sicuramente è un elemento molto importante. Ultimo elemento, ma non meno importante, è quello della monetizzazione. Come ti dicevo prima, non è necessario pensare all'inizio all'argomento di nicchia in base alla monetizzazione, ma sicuramente la monetizzazione può essere uno degli elementi che tra 2-3 tematiche ugualmente belle, ugualmente utili per te, potrai scegliere quella che probabilmente ti darà più possibilità di monetizzare. Quindi la monetizzazione non deve essere l'elemento principale per la scelta, ma sicuramente è uno dei tanti elementi, io l'ho messo alla fine di questo elenco, che sicuramente può aiutarti nella scelta di un argomento di nicchia. In conclusione, quello che posso dirti è questo: scegli l'argomento di nicchia che ti appassiona. Deve essere qualcosa, a prescindere da tutto, deve essere qualcosa che ti piace realmente, qualcosa per il quale ti senti portato, qualcosa che ti appassiona tanto, perché le persone se ne accorgono quando fai qualcosa perché è animato da voglia di fare, animato da passione. Le persone se ne accorgono e ti seguiranno ancora con più interesse. Diversamente, se fai qualcosa soltanto perché pensi che possa essere utile ma tutto sommato non ti appassiona, allo stesso modo le persone se ne accorgeranno. Bene, spero che questo video sia stato utile per te per capire come approcciare alla scelta dell'argomento di nicchia. Come al solito ti chiedo di iscriverti al mio canale e cliccare sulla campanellina in modo da essere sempre aggiornato sui miei prossimi video. Per ora è tutto, alla prossima, buona registrazione!